Ciao a tutti, sono Johnny. Voglio in questo video farvi un piccolo discorso riguardo i commenti sotto i video di YouTube, quelli che si scrivono quando si guarda un video. In particolare voglio parlare di un mio video, quello che ho girato l'anno scorso al mare, all'Isola di Pomposa, e che ha avuto tantissimo successo dal punto di vista delle visualizzazioni, moltissimi commenti, tra cui, mi spiace dirlo, molti insulti, alcuni persino rivolti verso di me, e un linguaggio che sinceramente non è proprio, bellissimo da vedere. Cosa voglio spiegarvi? Prima di tutto esiste un'etiquette che si chiama un'etiquette, quella cosa che quando uno scrive deve seguire alcune regole, deve cercare di essere il più possibile comunicativo, magari comunicare anche le proprie emozioni, ma evitando certi toni e certi modi di esprimersi, specie parolacce, insulti, addirittura minacce. Ed è quello che è successo proprio sotto questo video. Certo, è chiaro che questo video è già di per sé molto borderline, è abbastanza violento, di conseguenza fa scaturire la rabbia in molti di voi, questo lo capisco, è successo anche a me quando ho visto queste cose, però andare ad insultare e minacciare penso che sia una cosa che non si deve fare. Ma partiamo in ordine, dall'inizio. Prima di tutto vi dico una cosa: quando con un commento mi insultate o mi minacciate, io lo cancello, non c'è problema, via, subito. Inoltre, i più gravi, quelli, se dovesse mai capitare, non è capitato per fortuna, ma i più gravi io li segnalo direttamente a YouTube, e se sono proprio così gravi anche alla postale, alla polizia, di conseguenza evitate, o se lo volete proprio fare assumetevi le vostre responsabilità. Per il resto ho notato che si dividono praticamente in due tipologie i commenti: quelli io avrei fatto e quelli ma dovevi chiamare la polizia. Per quelli ma dovevi chiamare la polizia, i carabinieri o le forze dell'ordine, vi assicuro che oltre al fatto che sono stati chiamati prima, durante e dopo i fatti che vedete nel video, le forze dell'ordine erano già a conoscenza di questo problema, perché era già successo anni prima, l'anno ancora prima, e praticamente questa è una cosa che fanno tutti gli anni. Non so se hanno aggredito anche gli altri anni delle persone in questo modo, però il modus operandi è lo stesso. Aggrediscono gli automobilisti, tirano i gavettoni, perciò potevano benissimo intervenire il comune con un'ordinanza di divieto o le forze dell'ordine con un presidio, mettendo una macchina bella lì proprio in quel punto, perché poi tra l'altro è proprio solo lì che succede, non è in tutto l'Isola di Pomposa, non è tutto il distretto, solo esattamente in quelle 2 o 3 case dove sfortunatamente alloggiavo anch'io per le vacanze. Ok, chiuso il capitolo dovevi chiamare i carabinieri, erano già stati allertati. Parliamo degli insulti e del discorso io avrei fatto, non si può scendere e picchiare qualcuno, non si può sparare, coltellare, investire, bombardare, tutto quello che è stato detto, non si può, non sarebbe neanche giusto, perché per un attimo di demenza, di follia, uccidere le persone è quantomeno spropositato. Un'altra cosa si può fare in modo che queste cose non succedano, e per farlo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare prima noi a non andare a commentare sotto i video io gli avrei fatto questo, perché poi alla fine chi dice io li avrei investiti tutti non è molto diverso da chi fa queste cose. Perciò vi chiedo veramente, prima di scrivere un commento sotto un video, pensateci, ragionateci e scrivete cose utili, cose che possono essere, che possono aiutare magari a evitare che l'anno prossimo non succeda, o che non succeda in altri posti, perché è vero, a volte succede lì, ma a volte succede anche in altri posti, la stessa cosa, non è una questione geografica o meno. Ultimo capitolo, la mia frase: vedi che sono tutti meridionali. Allora, se io avessi voluto insultare avrei detto un altro termine, chiaro, quella è una cosa sacrosanta, esistono termini per insultare, meridionale non è un insulto. La frase
l'ho detta esattamente dopo che ho sentito un urlo che chiaramente non è diciamo, attribuibile a un milanese, uno svedese, a un che ne so, a qualsiasi altro, e quello è chiaramente, poi magari era solo quello, gli altri erano tutti svedesi, vabbè, probabile, possibile, però quell'urlo lì caratterizzava chiaramente l'identità e la provenienza di una persona. Tra l'altro anche quelli sopra il mio appartamento che buttavano giù secchiate d'acqua continuamente, anche loro parlavano in un, diciamo, dialetto che non era esattamente del nord. Poi non voglio assolutamente dare colpe a destra, a sinistra, a sopra o sotto, sud, nord, perché poi alla fine gli idioti sono idioti qualsiasi punto della terra e qualsiasi ideologia politica abbiano e qualsiasi squadra di calcio tengano. Se uno è idiota, è idiota. Questi erano degli idioti. Certo, non so da dove arrivavano perché non ho chiesto i documenti a tutti, certo, però mi ha stupito che molte di queste persone provenissero da diciamo, da un'area geografica dove il mare certo non manca ed è molto più bello rispetto a quello di Pomposa, che sì, è diciamo un mare divertente, ma non è certo un mare, diciamo, insomma c'è di meglio, lo so benissimo, a me piace ad esempio andare anche, io non amo il mare, ma questo lo dico, ci vado solo perché è divertente buttarsi in acqua e fare 4 tuffi, però se dovessi andare al mare me ne andrei sinceramente sull'oceano perché è molto più bello, oppure me ne andrei, non so, in Sardegna dove ci sono posti stupendi, il Gargano, insomma c'è da scegliere, non capisco perché questi sono andati proprio lì per poi fare queste cose. Chiusa questa neanche tanto breve parentesi, spero che qualsiasi polemica sia così sedata. Se avete ancora voglia di insultare, di dire quello che avreste fatto al posto, se fosse stato al posto di quegli automobilisti, fatelo, però sappiate che c'è un piccolo problema. Quello che scrivete rimarrà lì per sempre e di conseguenza un giorno, quando magari vi sarete anche dimenticati di aver scritto quel commento, qualcuno che fa una ricerca su di voi perché magari avete chiesto, perché magari state cercando lavoro, tutti cercano lavoro prima o poi, potrebbe capitare che qualcuno vada addirittura a vedere cosa avete scritto negli anni su internet. Questo vale non tanto per YouTube, ma per tutto quello che scrivete su Facebook, su Twitter, su qualsiasi altro social. E questo potrebbe, influenzare la sua decisione sull'assumervi o non assumervi. Questo è un problema molto grande della rete, soprattutto per chi pubblica immagini magari un po' al di fuori degli schemi, per non dire foto poco ortodosse, e può influire veramente sulla vostra futura carriera lavorativa. Ve lo dico perché questa qui è una cosa importante. Penso di aver concluso con quello che volevo dire. Spero che anche sotto questi video non ci siano offese. Grazie di avermi ascoltato e guardate tutti gli altri miei video che non sono come quello. Ho fatto video molto differenti. Ho creato ad esempio un format che si chiama Milano Misteriosa, altri format che poi vedrete, cartoni animati, video culturali, video divertenti, vere stupidate, gattini, perché i gattini su YouTube ci devono essere sempre, e siccome un gattino lo voglio nel mio canale. Per il resto ciao e buona vita.